Origashimasu, bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Oggi ho fatto un video dove illustravo già 10 arti marziali che probabilmente non conoscevi. Era uno dei miei primi video quando ancora non avevo nessun tipo di attrezzatura ed era un video un po' fatto così, alla buona. Ma riguardando un po' indietro i video mi sono reso conto che questo è un video che vi è piaciuto particolarmente, è andato molto bene anche perché in quel momento il canale era praticamente sconosciuto. Quindi ho deciso di rifare un video dove vi illustro altre 10 arti marziali che probabilmente non conoscevate. Se non lo avete ancora visto vi consiglio di scorrere indietro nei miei video passati e di trovare questo primo video dove già illustravo 10 arti marziali che probabilmente non conoscevate e di guardarlo. Ma oggi sono qui per darvi altre 10 arti marziali che sicuramente molti di voi non conoscono, ma li vedremo dopo la sigla. Bene, la prima arte marziale che sicuramente non conoscevate è l'Engolo, che viene dalla Angola. Questa arte marziale combina elementi di combattimento e danza, si pratica in un cerchio e ci sono elementi di musica e canto mentre ci si allena. Vi ricorda qualcosa? Ebbene sì, questa arte marziale è il precursore della capoeira. È un'arte marziale africana e durante la pratica di questa arte marziale di solito ci sono molti infortuni e a volte anche gravi. Questa particolare arte marziale, Engolo, ha numerose tecniche di calcio. Il termine Engolo deriva dalla lingua Kikongo Bantu e si traduce praticamente in un concetto come forte e potente, ma vuol dire anche piegare e distorcere. È anche conosciuta dai locali come la danza della zebra. L'Engolo viene tipicamente eseguito all'interno di un cerchio accompagnato da percussioni con i partecipanti che cantano, battono le mani, insomma accompagnano la musica. Le tecniche si sincronizzano sia con il ritmo dei battiti delle mani che con la musica stessa. L'origine dell'Engolo non è ancora stata accertata, ma sembra che sia veramente antica. Arte marziale che non conoscevi, numero 2. Thai Machet. Un'arte marziale che viene da Haiti. È un'arte marziale haitiana e si pratica con uno schema ben preciso di tecniche con i macete. Eh sì, avete capito bene. L'origine di quest'arte marziale risale addirittura alla rivoluzione haitiana del 1791. Qui troviamo degli schiavi ribelli che, armati solo di macete che usavano per tagliare la canna da zucchero, sconfissero l'esercito coloniale francese. Quest'arte marziale combina tradizionali sistemi di combattimento africani con alcuni elementi della scherma storica europea. È un'arte marziale che tradizionalmente viene praticata in segreto. Naturalmente, prima di arrivare a praticare questo schema, questi allenamenti con i macete, i principianti si allenano al combattimento con un bastone che viene utilizzato come strumento di allenamento per imparare e poi successivamente si potrà passare a maneggiare questa affilatissima arma. In fase avanzata dell'allenamento, come potete immaginare, si tratta di una pratica molto pericolosa. Se non avete mai impugnato un macete, sappiate che è un'arma veramente pericolosa. La lama è solitamente lunga dai 30 ma può arrivare fino ai 65 cm, molto affilata ed è una lama anche molto resistente. Arte marziale che non conoscevi, numero 3, viene dal Canada. Defendo. Defendo è un'arte marziale militare canadese ideata da Bill Underwood. Bill vide delle dimostrazioni di jiu-jitsu giapponese con due praticanti, Yukio Tani e Taro Miyake, e ne rimase affascinato. Questo metodo di combattimento, che lui poi ha ideato, è un sistema di autodifesa creato durante la Seconda Guerra Mondiale per le forze dell'ordine e forze militari. Il nome pubblico però Defendo fu registrato il 15 agosto 1945 a New York, ma il Defendo esisteva già dal 1910. Underwood è stato ospite negli Stati Uniti per addestrare addirittura l'esercito americano e anche gli agenti dell'FBI. Defendo infatti in quel momento era un ottimo sistema di difesa di combattimento a mani nude. Underwood fu richiesto dalle forze dell'ordine americane e canadesi per insegnare il suo sistema molto spesso, che all'inizio si chiamava Combato, ma una volta finita la guerra il Combato entrò in crisi perché era ritenuto un po' troppo aggressivo.
Underwood fu chiesto di modificare il sistema per rimuovere le sue applicazioni letali e concentrarsi invece sulle applicazioni di autodifesa che mirassero più a controllare un avversario che a neutralizzarlo. Bill mise a punto questo nuovo metodo, ma si rese conto però che non poteva più chiamare questo sistema Combato, perché di Combato era rimasto veramente poco. Così sua figlia Pat gli propose di cambiare il nome e appunto chiamarlo Defend. Arte marziale numero 4 che probabilmente non conoscevi è la lotta coreana Sirum. È una forma di combattimento dalle origini molto antiche. Dobbiamo tornare indietro fino all'anno 37 a.C. Stiamo parlando di più di 2000 anni fa. Questa arte marziale prevede due atleti impegnati nel cercare di sbilanciare l'avversario utilizzando la forza di braccia, gambe e dorso all'interno di un ring di sabbia. Ricorda molto il sumo. Originariamente questa forma di lotta aveva principalmente delle applicazioni militari, ma poi divenne uno dei passatempi principali dell'intera popolazione. Il 30 novembre 1981 venne fondata la Korea Sirum Association, un'organizzazione che prepara gli atleti ad un vero e proprio campionato. Questo particolare tipo di lotta coreana è anche adottata come allenamento sportivo per i soldati. Sia la Corea del Nord che la Corea del Sud hanno fatto richiesta per inserirla nella lista dei patrimoni intangibili dell'UNESCO e infatti è in questa lista. Il combattimento avviene fra due lottatori all'interno di un ring di sabbia, come ho detto. I due atleti si prendono per il Satpa, non lo so come si pronuncia ragazzi, il coreano non lo conosco, cioè il pezzo di stoffa che cinge vita e gambe, e con l'uso della forza di braccia, gambe e dorso cercano poi di sbilanciare l'avversario, cercando di farlo cadere. Il principio di quest'arte marziale è di non usare la propria forza, ma di usare quella dell'avversario contro di lui. Gli atleti della Sirum sono di grande stazza di solito, ragazzi, si parte da un minimo di 1,80 m e arrivano anche a 2 metri di altezza per un peso che va dai 100 ai 150 kg. Arte marziale numero 5, siamo in Turchia con il Matrak. Matrak è un particolare combattimento ottomano basato sul combattimento con spada e scudo. Sistema di combattimento che fu messo a punto dal bosniaco storico e scienziato, provo a dire il nome ragazzi, Nasu Matrakia Visokak. Facciamo che il nome non lo dico. Si pratica con bastoni di legno ricoperti di pelle che simulano una spada e anche uno scudo di legno rivestito anche questo di pelle. La parte superiore dei bastoni è arrotondata e leggermente più larga del corpo e ricorda un po' un birillo da bowling. L'allenamento è una sorta di simulazione di combattimento e di solito si pratica all'aperto su un prato. Era usato dai soldati ottomani come pratica per il combattimento corpo a corpo. Arte marziale numero 6, Krabi Krabong dalla Thailandia. È un'arte marziale thailandese che si pratica con le armi. Il nome del sistema si riferisce infatti alle sue armi principali, il Krabi, che è la spada thailandese, e il bastone, il Krabong. Ma si possono usare anche due spade che si impugnano in coppia. Il Krabi Krabong ha anche un lato da disarmati, che è la Muay Boran, che fa uso di calci, colpi nei punti di pressione, leve articolare, prese e proiezioni. Krabi Krabong è stato sviluppato dagli antichi guerrieri thailandesi per combattere sul campo di battaglia. Infatti durante le battaglie veniva usato insieme alla Muay Boran. Abbiamo già testimonianza di quest'arte a partire dal 1600 e il famoso attore Tony Jaa ha cercato di mostrare questa antica arte nel suo film Ong Bak 2, che vi consiglio di guardare. Si tratta di un'arte marziale veramente micidiale. Ogni colpo, sia da disarmati che da armati, mira a inabilitare e neutralizzare subito l'avversario, a volte con tecniche molto dure che mirano a uccidere velocemente l'avversario, provocandogli gravi traumi. Arte marziale che non conoscevi numero 7, Muay Lao da Laos. Il Muay Lao, oppure Lao Box, è un'antica arte marziale di combattimento del Laos. Quest'arte marziale incorpora pugni, calci, gomitate e ginocchiate. Le sue origini risalgono al 1500, quando veniva utilizzato per i combattimenti militari. È molto simile alla Muay Thai della Thailandia e assomiglia anche al Pradal Seri della Cambogia. Il Muay Lao è stato incluso nei giochi del sud-est asiatico nel 2009. Un incontro di Muay Lao dura 5 round e ogni round dura 3 minuti. Questa arte marziale deriva da un antico stile di box noto come Mas Lak Hang e nell'antichità la gente chiamava quest'arte marziale il pugilato con la coda della tigre. Ancora oggi quest'arte marziale è lo sport nazionale di Laos. E se non sapete dove si trovi Laos, vi dico che anche io non avevo idea di quale parte del mondo stessimo parlando.
Comunque, ufficialmente parliamo della Repubblica Popolare Democratica del Laos, che confina a nord con la Cina, a est con il Vietnam, a sud con la Cambogia, a ovest con la Thailandia e a nord-ovest con la Birmania. Arte marziale numero 8, andiamo in Somalia con Istunka. L'Istunka è un'arte marziale che viene messa in scena in un festival che si tiene ogni anno ad Afgoye, in Somalia, nel giorno del Capodanno somalo. Questo tradizionale torneo si sviluppò durante il periodo medievale, composto da diverse squadre che si affrontano in vari combattimenti. Viene celebrato insieme ad altre cerimonie, di solito come il Dabashi. Comunque, l'evento stesso consiste in una, finta rissa tra le persone che risiedono su ciascuna sponda del letto del fiume. Questo simboleggia la difesa della propria comunità e del proprio onore e coincide con l'inizio della stagione principale del raccolto. L'Istunka veniva originariamente eseguita in completo equipaggiamento da combattimento, con asce da battaglia, spade e pugnali. Tuttavia, per ragioni di sicurezza, ai giorni nostri gli artisti hanno sostituito quelle armi con grandi bastoni e manganelli. Comunque ragazzi, se le danno, ma se le danno davvero. Arte marziale che non conoscevi, numero 9, ragazzi, qui vi do veramente una chicca. Tutti conoscono il Brazilian Jiu-Jitsu, ma forse in pochi sanno che c'è un altro tipo di Jiu-Jitsu ed è nato qui in Europa. E stiamo parlando del German Jiu-Jitsu, ovvero il Jiu-Jitsu che viene dalla Germania. Il Jiu-Jitsu tedesco è un'arte marziale legata al tradizionale Jiu-Jitsu giapponese e che è stato sviluppato in Germania negli anni 60, utilizzando tecniche che venivano dal Jiu-Jitsu, dal Judo e dal Karate. Oggi viene praticato anche a livello sportivo internazionale ed è gestito dalla JJIF, ovvero dalla Jiu-Jitsu International Federation. Il sistema è insegnato anche alle forze di polizia tedesche. Nel 1967 alcuni praticanti iniziarono a sviluppare un nuovo sistema di Jiu-Jitsu, come ho già detto principalmente basato sul Judo, Jiu-Jitsu, Karate, ma anche qualcosa di Aikido. Particolarmente cura è stata posta poi sulle tecniche che potrebbero essere utilizzate in situazioni di vita reali come difesa personale. Negli anni 2000 sono state apportate alcune modifiche marziali e sono state aggiunte alcune tecniche prese dal Sambo, dal Wing Chun e dalla Muay Thai. Nel Jiu-Jitsu tedesco ci sono davvero numerosi colpi, tecniche di gomito, calci, colpi di ginocchio, prese, leve, tecniche a terra, bloccaggi, punti di pressione, insomma è davvero un'arte molto completa. L'addestramento include la difesa contro più avversari. Considerando che il Jiu-Jitsu in altri paesi europei ha subito processi di modernizzazione che hanno portato a stili molto simili fra di loro, il Jiu-Jitsu tedesco può così partecipare a competizioni internazionali fra i vari stili di Jiu-Jitsu. Le gare, come ho detto, vengono organizzate dalla JJIF, che è una federazione sportiva internazionale con associazioni nazionali in oltre 70 paesi. Ultima arte marziale che probabilmente non conoscevi è il Bartitsu, che viene dall'Inghilterra. Il Bartitsu è un'arte marziale, metodo di autodifesa originariamente sviluppato in Inghilterra all'incirca nel 1898. Questo stile marziale combina elementi di box, di jiu-jitsu e anche però combattimenti con il bastone, qualcosa anche che era stato preso dalla savate francese. Il fondatore è un certo Edward William Barton Wright, un ingegnere inglese che aveva trascorso 3 anni in Giappone. Quest'arte combinava i migliori elementi di una vasta gamma di stili di combattimento e cercava di racchiuderli in un solo metodo, che aveva appunto chiamato Bartitsu. Prima di andare in Giappone c'è da dire che aveva anche studiato pugilato, lotta, scherma e era anche bravo nell'uso dello stiletto, che aveva praticato sotto dei maestri riconosciuti. Verso la metà del 1902 però il Bartitsu non era più praticato da nessuno. Le ragioni precise della fine di quest'arte marziale sono sconosciute, ma uno storico studiando ha individuato che probabilmente la quota di iscrizione per praticare quest'arte era troppo alta. Infatti quest'arte marziale era rivolta alle persone più ricche che avevano interesse magari a difendersi. Era inutile insegnare la difesa personale a chi era povero e non aveva niente da farsi rubare. È probabile che Barton Wright avesse cercato di agganciare appunto solamente le persone ricche, ma aveva sopravvalutato sicuramente la voglia che avevano i ricchi di mettersi ad allenarsi. Il Bartitsu così era destinato ad essere completamente dimenticato, se non fosse stato per un riferimento del famoso scrittore Arthur Conan Doyle. Infatti in una delle sue storie misteriose di Sherlock Holmes
E più precisamente nel 1903 nel racconto L'avventura della casa vuota, Holmes nel racconto combatte e vince contro il professor Moriarty in una lotta con l'uso del bartizzo, e nei suoi racconti farà dire molte volte infatti a Sherlock Holmes che numerose volte si era salvato proprio perché gli era tornato utile conoscere il bartizzo. Il bartizzo, grazie a questa pubblicità, tornò così a nuova vita ed è praticato ancora tutt'oggi. In Inghilterra fu girato anche un documentario che descrive in dettaglio la storia, il declino e la rinascita moderna di bartizzo, con particolare riferimento poi alla storia naturalmente di Sherlock Holmes. Beh ragazzi, il video finisce qui. Se non avete visto già il video precedente che ho fatto delle 10 arti marziali che non conosceva, ve lo lascio qui come link alla fine. Mi raccomando ragazzi, continuate a iscrivervi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessuno dei miei video. A voi non costa niente, per me è molto importante per farmi capire che quello che sto facendo è quello che vi piace. Quindi ragazzi, lasciate like, condividete i miei video, ma soprattutto lasciatemi un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!